Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa ennesima lezione su Kant. Adesso andiamo veramente nel concreto. Parliamo del contenuto della prima opera importante di Kant, della prima opera che noi affrontiamo, spieghiamo, la critica della ragion pura. La critica della ragion pura, come abbiamo già detto, è un'opera sulla conoscenza, è un'opera gnoseologica. Kant si pone la domanda: come funziona la conoscenza umana? Si pone anche la domanda, attenzione, se la conoscenza umana possa essere universale e necessaria, cioè se la conoscenza possa essere per tutti gli uomini un certo tipo di conoscenza con certe regole considerata oggettiva. Quali sono i parametri? Quali sono le condizioni affinché sia possibile, se è possibile, l'esistenza di una conoscenza universale necessaria, di una conoscenza oggettiva che valga per tutti gli uomini, per tutte le menti umane. Come avviene la conoscenza? Kant inizia con il problema della rappresentazione. Il problema fondamentale della conoscenza è quello della rappresentazione. Che cos'è la rappresentazione? La rappresentazione è il rapporto tra il mio intelletto e un oggetto esterno, quando il mio intelletto coglie qualcosa che in qualche modo fa riferimento all'oggetto esterno, d'accordo? Qual è il rapporto tra il mio intelletto e l'oggetto esterno? Per esempio, nel mio intelletto esiste l'immagine mentale, esiste la rappresentazione di tavolo, magari di questo tavolo di fronte a me che io sto guardando. C'è un rapporto tra il mio intelletto e questo tavolo di fronte a me? La rappresentazione mentale che io ho in questo momento di questo tavolo deriva davvero da questo tavolo? È causata da questo tavolo? Uno potrebbe anche pensare che non vi sia un rapporto tra l'intelletto e l'oggetto esterno. Fate attenzione, quando Kant parla dell'oggetto fuori dalla mente, fuori di me, un oggetto esterno come questo tavolo, come il tavolo, usa appunto la parola oggetto. Molti non lo sanno, usano una terminologia imprecisa e non kantiana. Magari parlano di fenomeno. Il fenomeno è solo una parte della conoscenza dell'oggetto, però io parlo invece dell'oggetto in sé, cioè dell'oggetto esterno. Oppure si usa magari la terminologia aristotelica di ente, essere. No, Kant quando parla per esempio di questo tavolo colto con la rappresentazione che si trova nella mia mente, usa proprio la parola oggetto per indicare l'oggetto esterno. Nelle opere di Kant la parola oggetto viene ripetuta tantissime volte. Quindi qual è il rapporto tra il mio intelletto, che ha al suo interno l'immagine mentale, io la colgo, di questo tavolo di fronte a me, è il tavolo, cioè l'oggetto esterno? Ci sono due possibili soluzioni, due possibili strade. Può darsi che il mio intelletto sia puramente ricettivo, sia passivo. Il mio intelletto, in questo caso, si è formato la rappresentazione mentale del tavolo perché non ha fatto altro, attraverso la sensibilità, i sensi, di registrare in maniera oggettiva, il più oggettiva possibile, l'oggetto esterno. D'accordo? Quindi, in questo caso, la sensibilità e l'intelletto non avrebbero fatto altro che registrare passivamente, in maniera quindi il più possibile conforme alle caratteristiche di questo tavolo, appunto le caratteristiche del tavolo, quindi l'immagine mentale del tavolo, la rappresentazione che io colgo all'interno della mia mente di questo tavolo sarebbe strettamente somigliante al tavolo, cioè la mia rappresentazione mentale del tavolo sarebbe una copia assolutamente conforme rispetto all'originale, che appunto è il tavolo fuori di me.
L'intelletto, elaborando i dati contenuti delle sensazioni, non ha fatto altro che essere puramente ricettivo, cioè che registrare in maniera oggettiva, passiva, senza intervenire in maniera particolare l'azione, la causa esterna, la causa che il tavolo la causa la causa della mia rappresentazione, causa che ovviamente è l'oggetto esterno. Quindi si tratta di recepire oggettivamente in maniera passiva, involontaria, senza che l'intelletto vada a costruire la conoscenza del tavolo, l'oggetto esterno. Questa è una posizione, noi diremmo, di forte realismo. La rappresentazione, l'immagine mentale che io ho di questo tavolo è realistica perché non fa altro che riprodurre nella maniera più fedele, come un quadro copiato benissimo dall'originale, nella maniera più fedele le caratteristiche di questo tavolo. La sensibilità e l'intelletto si sono limitate a registrare passivamente e oggettivamente le caratteristiche del tavolo, quindi è una visione realistica della conoscenza, della rappresentazione del rapporto tra il mio intelletto e l'oggetto esterno. Però io posso anche pensare che l'intelletto sia creativo, alla stregua di un intelletto divino, e quindi che la rappresentazione mentale che ho nella mente di questo tavolo di fronte a me sia stata creata dall'intelletto. L'intelletto non ha ricevuto niente da fuori, l'intelletto ha creato la rappresentazione di questo tavolo. Quindi questo tavolo di fronte a me potrebbe anche non esistere, la rappresentazione mentale del tavolo può anche non derivare dal tavolo, può anche essersi generata nell'intelletto indipendentemente dall'esistenza di un oggetto esterno. Il tavolo non sarebbe la causa della mia rappresentazione del tavolo nella mente, quindi l'intelletto sarebbe creativo. Naturalmente questa è una posizione opposta rispetto al realismo di prima, è una posizione che possiamo chiamare idealistica. Kant non è d'accordo né con la prima strada né con la seconda, lui dice che c'è, la verità è nel mezzo, cioè l'intelletto e la sensibilità non sono né puramente ricettivi, che prendono passivamente le caratteristiche del tavolo e le registrano asetticamente nella maniera più conforme all'originale, ma l'intelletto non è neanche creativo, l'intelletto non si inventa la rappresentazione, non crea da solo la rappresentazione di questo tavolo, d'accordo? Vedremo, secondo Kant, l'intelletto e la sensibilità, l'intelletto che elabora i dati della sensibilità, l'intelletto fa qualcosa per costituire gnoseologicamente la rappresentazione di questo tavolo. Cioè, attenzione, la rappresentazione nella mia mente di questo tavolo è causata e generata dall'azione del tavolo, dell'oggetto esterno che esiste davvero oggettivamente fuori di me. E quindi io non me la invento, l'intelletto non è creativo, non mi invento idealisticamente la rappresentazione degli oggetti esterni. Però non è neanche vero, attenzione, che l'intelletto sia puramente ricettivo. L'intelletto non registra passivamente il tavolo, l'azione che il tavolo ha sulla mia mente. L'intelletto ha qualcosa a priori per cui costituisce gnoseologicamente questo tavolo e quindi lo rappresenta in un modo piuttosto che in un altro. Ma questo non vuol dire che l'intelletto lo crea dal nulla. Il materiale della conoscenza è empirico, questo tavolo deve esistere affinché io ne abbia la rappresentazione nella mente. Non me lo invento, l'intelletto non è creativo. Però, anche se la causa della rappresentazione è davvero questo oggetto esterno che esiste indipendentemente e oggettivamente da me, io non recepisco con l'intelletto semplicemente in maniera asettica, passiva, ciò che l'intelletto è. L'intelletto fa qualcosa a priori, prima, come dire, dell'esperienza, che fa in modo da rappresentarmi l'intelletto in un modo piuttosto che in un altro, d'accordo? Quindi
la rappresentazione, l'intelletto non è né puramente ricettivo, registra solo l'esperienza senza modificarla, senza costituirla esso stesso. Costruisce l'esperienza l'intelletto, ma non se la inventa, d'accordo? Vedremo meglio dopo che cosa significa. Per risolvere il problema della rappresentazione, Kant dice che dobbiamo operare logicamente con dei giudizi. Che cos'è il giudizio? Abbiamo già visto che nella critica della ragion pura, il giudizio non è il giudizio estetico, è bello, è brutto, mi piace, non mi piace, è un'opera d'arte oppure no. Quello è il giudizio estetico che sarà oggetto della terza critica, la critica appunto del giudizio, che in italiano viene tradotto giudizio estetico con la G maiuscola. Invece il giudizio di cui si parla nella critica della ragion pura è il giudizio logico, il giudizio conoscitivo. Il giudizio logico corrisponde a un'espressione linguistica costituita da una proposizione del tipo S è P o S sono P, in cui P è il predicato, S è il soggetto, naturalmente usiamo delle variabili, d'accordo? Un giudizio per Kant è l'attribuzione di un predicato a un soggetto. Per esempio, il soggetto è questo tavolo, il predicato potrebbe essere bianco. Io ho già il soggetto, questo tavolo, lo colorisco, lo arricchisco attribuendogli una caratteristica, un predicato. Questo tavolo è bianco, d'accordo? Quindi io attribuisco un predicato a un soggetto che sono uniti, che sono connessi attraverso, anche grammaticalmente, attraverso il verbo essere, la copula del verbo essere, è oppure sono. Se il soggetto ovviamente ha la forma plurale, d'accordo? Il giudizio è l'attribuzione di un predicato al soggetto. Il giudizio corrisponde a una proposizione, giudizio e proposizione sono più o meno la stessa cosa. Secondo Kant il giudizio non è altro che la forma logica di una proposizione, d'accordo? Quindi il giudizio S e P non è altro che la forma logica della proposizione S e P. E inversamente S e P non è altro che la forma linguistica del giudizio logico che pensa questo contenuto grammaticalmente espresso dalla proposizione S e P. D'accordo? Quindi un giudizio per Kant è l'attribuzione di un predicato ad un soggetto con pretese di verità. Io formulo un giudizio quando penso davvero che il tavolo sia bianco, quindi attribuisco il predicato bianco al tavolo perché pretendo di dimostrare, di affermare che quello che sto dicendo o quello che sto pensando nel giudizio sia vero, d'accordo? Se il tavolo è veramente bianco, vuol dire che il soggetto e il predicato, il tavolo e il bianco, sono congiunti, sono uniti anche nella realtà, oltre a essere uniti nel giudizio e nella sua forma linguistica, cioè la proposizione. In questo caso il giudizio è vero, d'accordo? Quindi, da questo punto di vista, Kant non si allontana dalla logica classica. E infatti questo tipo di proposizione del tipo S è P o S sono P, ricordate, è proprio il tipo di proposizione conoscitivamente significativa presa in considerazione da Aristotele. Ricordate, Aristotele chiama questo tipo di proposizione o di giudizio una proposizione dichiarativa oppure apofantica. È l'unica che lui utilizza nel sillogismo, perché è l'unica che può avere una pretesa veritativa.
Una proposizione del tipo S e P, una proposizione dichiarativa, può essere o vera o falsa nel senso di out-out, non c'è una terza possibilità. Mentre invece altri tipi di proposizione, come per esempio un'ipotesi, una domanda, un'esclamazione, un comando, un imperativo, non ha senso chiederci se sono vere o false. Quindi, se noi dobbiamo stabilire la verità o la falsità di una proposizione, vogliamo andare avanti nel capire come funziona la conoscenza, possiamo usare solo questo tipo di proposizione dichiarativa o apofantica, la chiama Aristotele, perché solo questa è suscettibile di essere o vera o falsa. Queste cose le dovete già sapere, inutile che le ripeto, perché lo spiegate già quando ho parlato della teoria della proposizione e del ragionamento in Aristotele, ovvero del sillogismo. Le potete trovare nelle mie video lezioni sulla logica di Aristotele. Quindi questo è un giudizio. Secondo Kant i giudizi possono essere di due tipi. Possono essere analitici, cioè un giudizio può essere analitico. Quando è analitico è a priori, poi vediamo che cosa significa. O un giudizio può essere anche sintetico. Quando è sintetico è a posteriori, d'accordo? Facciamo l'esempio di un giudizio analitico a priori. Ovviamente utilizziamo gli stessi esempi che sono adottati da Kant. Un esempio di giudizio analitico a priori è: tutti i corpi sono estesi. Tutti i corpi sono estesi. Sapete bene che in una proposizione dichiarativa il soggetto può essere preceduto da un quantificatore o qualificatore, tutti, alcuni, nessuno, oppure il verbo essere può essere preceduto dal qualificatore non. Tutti i corpi sono estesi. Questo giudizio, tutti i corpi sono estesi, è un giudizio analitico. Che vuol dire che è un giudizio analitico? Che vuol dire analitico? Analisi, analizzare. Analitico, dal greco analiuo, significa divido. Significa divido. Che cos'è analisi? È una divisione. Ma in realtà analisi, analiuo, non significa soltanto divido. Significa spiego, d'accordo? L'analisi è una spiegazione, perché? Perché quando io divido in parti più piccole, che cosa sto facendo? Io semplifico, io vado nello specifico, d'accordo? Quindi un giudizio analitico è un giudizio che divide in più parti, è un giudizio che divide, che vuol dire che divide, che va in profondità, cioè che spiega. Analisi in questo caso nel senso di spiegazione. Un giudizio analitico è un giudizio che spiega. E infatti Kant lo chiama anche giudizio esplicativo, d'accordo? Il giudizio analitico è un giudizio che spiega, nel senso che attribuisce al soggetto un predicato, in questo caso attribuisce l'estensione al soggetto corpo, un predicato che è già presente all'interno del soggetto corpo, d'accordo? Cioè, quando io dico tutti i corpi sono estesi, il predicato esteso che io attribuisco al corpo è già insito nell'idea di corpo, d'accordo? Quindi l'attributo mentale dell'estensione io la unisco al soggetto di corpo, ma l'attributo mentale dell'estensione era già compreso nel concetto mentale di corpo, d'accordo? Quindi io che cosa sto facendo? Sto analizzando, per questo giudizio sto semplicemente spiegando che cos'è un corpo. L'idea di corpo ha già al suo interno l'idea di estensione. In nessun modo io posso pensare a un corpo senza pensarlo esteso. Provate, io penso a un corpo, nel concetto, nell'idea di corpo è insita l'estensione. Altrimenti un corpo non sarebbe un corpo. L'estensione è una caratteristica fondamentale dei corpi, senza la quale il corpo non potrebbe esistere, cioè non potrebbe essere tale, d'accordo? Quindi io che cosa sto facendo? Non sto aggiungendo, capite, al soggetto corpo qualcosa di completamente nuovo.
che ho sperimentato. Io sto soltanto analisi, cioè spiegazione, esplicazione, giudizio analitico. Io soltanto analizzando il corpo, sto soltanto spiegando un po' meglio che cos'è il corpo. All'interno del corpo è insita l'idea dell'estensione, non possono esistere corpi che non siano estesi, io lo spiego meglio, d'accordo? Esplico qualcosa che in realtà già si trova all'interno dell'idea di corpo, ok? Quindi significa che nel giudizio analitico a priori il predicato è attribuito al soggetto per necessità. In nessun caso posso dire che i corpi non sono estesi. In nessun caso posso pensare che l'estensione non appartenga a un corpo, d'accordo? Quindi la relazione tra il predicato esteso e il predicato corpo è necessaria, avviene per necessità, avviene in base al principio di identità leibniziano, quindi il corpo è esteso rispetto a corpo, sono due cose che vanno insieme per identità. Secondo il principio leibniziano di identità, vi ricordate A uguale A, che è un'altra forma per esprimere il principio di non contraddizione aristotelico, A è diverso da non A, è la stessa cosa. Siccome Kant ha letto Leibniz e tiene molto presente Leibniz, usa la formulazione di Leibniz, principio di identità. Il predicato in un giudizio analitico è attribuito al soggetto per identità, la loro relazione avviene per identità. Un predicato deve essere necessariamente, d'accordo, legato al soggetto per necessità. Questo implica anche, attenzione, che esprimere un giudizio contrario, pensare il contrario, porti a una contraddizione logica. Cioè io non posso dire tutti i corpi non sono estesi, d'accordo? Oppure alcuni corpi sono estesi, mentre altri no, perché cado in contraddizione logica. In nessun modo io posso sganciare l'estensione dal corpo. Non posso neanche pensare logicamente che il corpo non sia esteso, perché cado in contraddizione logica. Quindi il giudizio analitico attribuisce per identità, per necessità, un predicato a un soggetto in modo così stretto e inevitabile, a tal punto che il contrario non può esistere, non può essere pensabile perché costituirebbe una contraddizione logica, d'accordo? Quindi il giudizio analitico è anche a priori, perché il giudizio analitico fissa questa relazione, per esempio tra corpo e estensione, a priori, cioè in maniera universale e necessaria. A priori, attenzione, significa anche senza aver bisogno dell'esperienza, cioè è un fatto proprio logico. Io penso, non ho bisogno di andare a sperimentare, di andare nella natura, costruire degli esperimenti per vedere questo corpo è esteso, quell'altro corpo è esteso, provo con tutti i corpi possibili e quindi arrivo per via di esperienza posteriori a dire che tutti i corpi sono estesi. No, non ho bisogno dell'esperienza, non è a posteriori, è a priori il giudizio analitico. Perché il corpo è necessariamente esteso, non perché io sia andato a vedere, a guardare, a sperimentare, a vedere tutti i corpi, ma il corpo è necessariamente esteso in base proprio alla logica, al pensiero. Quindi il giudizio analitico è a priori, non dipende dall'esperienza, dipende da quella che Leibniz chiamava la funzione legislativa del pensiero e quindi è appunto a priori, d'accordo? È fissato in maniera universale e necessaria. L'altro tipo di giudizio, il giudizio sintetico, invece è a posteriori. L'esempio che fa Kant del giudizio sintetico è tutti i corpi sono pesanti.
È un giudizio vero, attenzione, è un giudizio vero esattamente come l'altro tipo di esempio che abbiamo fatto prima. Però tutti i corpi sono pesanti. Questo giudizio non viene pensato per identità, per necessità. Il contrario non implica contraddizione, quindi questo tipo di giudizio sintetico a posteriori non rispetta il principio di identità o di non contraddizione, d'accordo? Posso io pensare che alcuni corpi non siano pesanti? Sì, lo posso pensare. Voi direte, ma tutti i corpi sono pesanti. E io sono d'accordo con voi, tutti i corpi sono pesanti. Il problema non è se questo giudizio è vero o falso, questo giudizio è vero tanto quanto è vero il giudizio che abbiamo fatto nell'esempio precedente. Il problema è che però questo giudizio sintetico è a posteriori, non è a priori. Cioè, per dire con pretese di verità che tutti i corpi sono pesanti, io devo andare a prendere i corpi, sperimentare, a prendere tutti i tipi di corpi possibili, sperimentare se hanno un peso. Devo fare degli esperimenti, perché io a priori non lo posso sapere. Cioè, non è un giudizio analitico, è sintetico. Io a priori all'interno del concetto di corpo non ho il peso, d'accordo? Tant'è vero, si può pensare anche che non tutti i corpi siano pesanti. Il contrario di questo giudizio sintetico a posteriori non dà contraddizione, d'accordo? Perché il giudizio è appunto sintetico. Sintetico, dal greco syntitemi, significa mettere insieme. Cioè, mettere insieme non significa solo spiegare qualcosa che già è nel soggetto, con il giudizio analitico. Analitico significa di spiegazione. Sintetico significa di mettere insieme. E quindi, in realtà, io trovo e attribuisco al soggetto corpo l'attributo, il predicato pesante, non perché lo trovo già insito nel concetto di corpo, ma perché metto insieme qualcosa di nuovo, cioè aggiungo una conoscenza, aggiungo una caratteristica, una qualità che il corpo non aveva in se stesso di per sé. Ok? Quindi io metto insieme qualcosa che io trovo per esperienza. Sono dovuto andare a fare degli esperimenti, d'accordo? A fare degli esperimenti per poter determinare che tutti i corpi sono pesanti. Tanti altri potrebbero pensare o hanno pensato, non avendo fatto correttamente gli esperimenti, non avendo interpellato l'esperienza, che alcuni corpi possano non essere pesanti. Per esempio Aristotele pensava che alcuni corpi non fossero pesanti. Quindi il rapporto non è più per necessità, il rapporto non è più analitico tra il soggetto e il predicato, è sintetico. E sintetico vuol dire di esperienza. Cioè io ho attribuito il predicato pesante al concetto di corpo perché con l'esperienza, cioè a posteriori, ho verificato che l'attributo pesante attribuisce a tutti, inerisce a tutti i corpi. A priori, col solo pensiero, non avrei potuto farlo, d'accordo? Quindi, questo giudizio sintetico a posteriori, attenzione, ha un vantaggio rispetto al giudizio analitico a priori. Interpella l'esperienza, mi dà una conoscenza nuova, mentre il giudizio analitico è limitato, perché quando dico tutti i corpi sono estesi, non faccio altro che spiegare le caratteristiche già insite nei corpi. Dico che il corpo è esteso, grazie, non aumento le mie conoscenze, non scopro qualcosa di nuovo, perché l'estensione è già insita nel concetto di corpo. Invece, nel giudizio sintetico a posteriori, io scopro qualcosa di nuovo, io ho una conoscenza nuova, d'accordo? Perché per esperienza sono andato a determinare che c'è un predicato che inerisce a corpo e non era scontato assolutamente per necessità che il pesante fosse intrinseco al corpo, d'accordo? Quindi io sono andato il giudizio è sintetico, d'accordo? Ed è a posteriori perché è basato sull'esperienza. Qual è però il problema del giudizio sintetico a posteriori? È il problema di Hume. Kant amava molto Hume, lo conosceva bene e vuole superare lo scetticismo di Hume. Ricordate il problema di Hume, il problema del rapporto di causa-effetto che veniva negato da Hume. Secondo Hume,
Nessun tipo di giudizio poteva essere universale e necessario. Secondo Hume, tutti i giudizi a posteriori basati sull'esperienza non generavano, vi ricordate, delle leggi scientifiche universali e eterne. Perché? Perché il presupposto che una legge scientifica, il rapporto tra un soggetto e predicato, una causa-effetto, sia sempre uguale, è appunto un presupposto non dimostrabile empiricamente. Infatti ricordate che Hume sosteneva che soltanto un sentimento istintivo del tipo dell'abitudine era la base della relazione oggettiva tra una causa e un effetto. Kant vuole superare questo problema dello scetticismo di Hume, vuole costruire una conoscenza, almeno dimostrare che esiste la possibilità di avere una conoscenza universale e necessaria, oggettiva, identica in tutti gli uomini. Quindi attenzione, il giudizio, secondo Kant, scusate, il predicato deve essere attribuito in maniera universale e necessaria al soggetto, deve essere fissato a priori, e questa è la cosa buona del giudizio analitico. Non certo il fatto di essere analitico, cioè di non derivare dall'esperienza, però il giudizio analitico a priori ha qualcosa di buono, cioè il fatto appunto di essere a priori, cioè che il predicato venga connesso al soggetto in maniera universale e necessaria, senza dipendere dall'esperienza. Ciò che ha di male il giudizio analitico a priori è appunto il fatto che questo predicato che viene fissato in maniera universale e necessaria a priori non è un predicato che derivi dall'esperienza. E allora, invece, no, il materiale della conoscenza deve essere sintetico, cioè deve essere preso dall'esperienza. D'accordo? Spero di spiegarmi, lo so che non è una cosa facilissima, ok? Kant vuole costruire un giudizio che secondo lui è l'unico che possa fondare una conoscenza a priori, oggettiva, valida per tutti gli uomini, universale e necessaria. Questa conoscenza deve essere sintetica, attenzione, quindi deve essere un giudizio sintetico, perché il materiale della conoscenza deve essere trovato per esperienza, come nel giudizio sintetico, ma il materiale della conoscenza deve essere derivato dall'esperienza, ma non può essere a posteriori, cioè l'esperienza, cioè il dato dell'esperienza sintetico, deve essere comunque fissato a priori, come nel giudizio analitico a priori. Quindi capite, Kant prende quello che è buono tra i due diversi tipi di giudizio. Nel giudizio analitico a priori la cosa buona è che la conoscenza sia fissata a priori. La cosa che non va bene invece è che questa conoscenza non derivi dall'esperienza, cioè sia solo analitica. Nel giudizio invece, vedete, ho circondato le cose che sono buone. Nel giudizio sintetico a posteriori, invece, Kant dice che la cosa buona è che questo giudizio si basa sull'esperienza, quindi mi dà qualcosa di nuovo, mi fa avanzare nella strada della conoscenza. Trovo un predicato che non necessariamente era insito nell'idea di partenza, ma io glielo attribuisco per esperienza. La cosa che non va bene nel giudizio sintetico a posteriori è che sia a posteriori, d'accordo? Perché se tu lo trovi a posteriori, se tu lo fissi a posteriori, la conoscenza sarà sempre relativa e probabile, come diceva Hume. Quindi il giudizio, secondo Kant, l'unico che può costituire una conoscenza oggettiva è il giudizio sintetico a priori. Capite? Non va bene il giudizio analitico a priori, non va bene il giudizio sintetico a posteriori. Il giudizio deve essere sintetico a priori, cioè deve prendere ciò che è buono nel giudizio analitico a priori, il fatto che la conoscenza sia fissata a priori,
è ciò che è buono nel giudizio sintetico a priori, cioè che il materiale della conoscenza sia l'esperienza. Bisogna fare questa cosa, cioè che il giudizio sia sintetico a priori, cioè che il materiale della conoscenza debba essere sempre empirico, come gli insegnano Hume, come gli insegna il suo amato Newton. E quindi fondamentalmente Kant è un empirista. Tutte le conoscenze si basano solo su conoscenze empiriche che fanno parte della mia sfera sensoriale. Però attenzione, queste conoscenze empiriche, cioè sintetiche, devono essere fissate a priori. E voi mi dite, come faccio io a priori, prima di conoscere queste esperienze, a fissarle nel mio intelletto a priori, in maniera universale e necessaria? Bisogna fare così, dice Kant, anche se sembra una contraddizione. È l'unico modo per superare sia il razionalismo sia l'empirismo. Forse avete capito che il giudizio analitico a priori, secondo Kant, è il giudizio tipico del razionalismo di Cartesio, di Spinoza, ma soprattutto di Leibniz, che lui considera Leibniz soprattutto nella versione di Wolff, del suo discepolo Wolff. Il giudizio invece sintetico a posteriori è il giudizio dell'empirismo, del suo amato Locke. Kant, ma anche in questo caso lui considera come empirista per antonomasia Hume, d'accordo? Tra tutti i razionalisti lui considera Leibniz, tra tutti gli empiristi lui considera Hume, ok? La verità è a metà strada tra quello che dicono i razionalisti e quello che dicono gli empiristi. I razionalisti dicono bene quando dicono che le conoscenze devono essere fissate a priori, non in base all'esperienza. Però anche gli empiristi dicono bene quando dicono, in contrasto con i razionalisti, che il materiale della conoscenza debba essere di esperienza. Quindi il giudizio, capite, deve sintetico a priori, prende qualcosa, cioè il buono del razionalismo e il buono dell'empirismo. Vedete? Le due cose buone sono quelle che io ho cerchiato. Cioè bisogna fare in modo che la conoscenza si basi su giudizi sintetici a priori. Cioè il giudizio deve far sì che il materiale sia un materiale empirico. Ogni conoscenza ha solo dei contenuti empirici, come dicono gli empiristi. Però questi contenuti empirici, in qualche modo, dalla mia sensibilità o dal mio intelletto, devono essere fissati a priori, in maniera universale e necessaria. E questa è la cosa giusta che dicono i razionalisti, d'accordo? La conoscenza avrà sempre solo dei contenuti empirici, cioè sarà sempre sintetica, però bisogna fare in modo che questi contenuti empirici vengano legati nell'intelletto sempre nello stesso modo, con le stesse regole, cioè con delle regole a priori. Fissare l'esperienza a priori. L'esperienza è l'insieme, può essere solo data da fenomeni empirici, come dicono gli empiristi, ma questi fenomeni empirici, per non cadere nello scetticismo e nel relativismo di Hume, questi fenomeni empirici, questa esperienza deve essere fissata a priori, ci devono essere nell'intelletto dei parametri a priori, innati forse, che costituiscono l'esperienza senza negarla, la accolgono, però la costituiscono in base a dei parametri che non derivano dall'esperienza e che sono a priori nel mio intelletto, precedenti all'esperienza, che però si attivano solo quando c'è l'esperienza, d'accordo? La scommessa della possibilità di una conoscenza universale necessaria, oggettiva, è la scommessa di poter dimostrare che esistano giudizi sintetici a priori. Attenzione! Di fatto Kant pensa che i giudizi sintetici a priori esistano già in alcune scienze. Quindi lui non dice vi porto a scoprire perché esistono. Lui vuole cercare di capire quali sono le condizioni che permettono la possibilità dell'esistenza di giudizi sintetici a priori. Secondo lui la matematica o la fisica
sono già fissate, sono già basate su giudizi sintetici a priori. Facciamo l'esempio, lo stesso esempio che fa Kant, 7 più 2, 7 più 5, scusate, uguale 12. Questo è un giudizio analitico? No, secondo Kant è un giudizio di esperienza. Strano che Kant consideri la matematica qualcosa che abbia a che fare con l'esperienza, però in realtà è così. Cioè, lui dice 7 più 5 è un giudizio sintetico, perché 7 più 5 uguale 12 è un giudizio sintetico, perché secondo lui il 12 deriva da un'esperienza, d'accordo? Cioè, il 12 non è la stessa cosa di 7 più 5, voi potreste contestare, ma Kant la pensa così. Cioè Kant dice che 7 più 5 deve per forza fare 12, d'accordo? E quindi il giudizio è a priori, cioè è fissato a priori e universale necessario. 7 più 5 non può fare 12, ok? Però questo 12 non è agganciato analiticamente a 7 più 5, d'accordo? 12 è il risultato di un'esperienza. Ogni volta che faccio 7 più 5 faccio un'esperienza. Questo 12 è qualcosa di diverso dal 7 più 5, d'accordo? Quindi questo è un giudizio sintetico a priori, perché l'equivalenza tra 7 più 5 e il 12 è a priori, cioè è universale necessaria, però è anche sintetica, perché ogni volta che io faccio il calcolo faccio un'esperienza sensibile. Infatti trovo il 12 qualcosa che non è già compreso nel 7 più 5, d'accordo? Quindi la matematica si basa già su giudizi sintetici a priori. Lui fa anche l'altro esempio, quello della linea più breve tra i due punti che è una retta. Lui dice che per stabilire che la linea più breve tra due punti è una retta, questa è una cosa universale e necessaria, cioè è a priori, ok? Però in realtà è anche una risultanza sintetica, cioè io devo fare ogni volta esperienza, tracciare la linea tra i due punti. Cioè la conoscenza che la linea più breve tra due punti è una retta non è già insito nel concetto di retta, non deriva dalla scomposizione della retta, io lo devo tracciare, quindi ogni volta devo fare esperienza. Anche questo è un giudizio sintetico a priori, cioè a priori c'è universale necessario, però io ho fissato a priori qualcosa di sintetico, cioè qualcosa che è un'esperienza, d'accordo? Lui fa degli esempi anche per dimostrare che la fisica è una scienza sintetica a priori, esempi che sono piuttosto complessi, quindi se volete vi andate a vedere sul libro o da qualche parte. Adesso chiudo qui, continuiamo la prossima volta con la critica della ragion pura.